Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche affettive per la seconda parte di aprile 2022. Sono previsioni fatte per un gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione vi lascio il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di aprile 2000. Grazie. Wow! Scorpione, avete il sole. Periodo di crescita, periodo di espansione. Per certi versi periodo anche di abbondanza. Sento che per qualcuno potrebbe fare riferimento a quello che è un momento dove state, diciamo, mettendo l'attenzione sul vostro bambino interiore. Per qualcuno si parla proprio di guarire quello che è il bambino interiore. Andiamo a vedere questi oracoli che cosa vi dicono. Una carta per gli amici dello Scorpione, per piacere, grazie. Comunque il sole parla anche di una sorta di chiarezza mentale. Non so per quanti possa risuonare, dopo andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta. Allora, abbiamo orfani, carta numero 5, e qui sento che fa riferimento a un qualche tipo di ferita del passato che non si è ancora pienamente curata, ed è per quello che qui mi risuonava come il bambino interiore. Il pensatore, carta numero 44, e qui sento che c'è qualcuno che sta valutando, sta pensando, sta in un certo senso anche un po' studiando, se vogliamo, la situazione. E poi qui c'è la carta del tagliare legna, carta numero 42. Carta del tagliare legna fa riferimento al lavoro, diciamo così, ripetitivo, se vogliamo, fa riferimento a quello che potrebbe essere un lavoro magari nel quotidiano, ok? Magari così le vedete meglio. Ok. Quindi qui si tratta di fare quello che è il lavoro poco per giorno, mi verrebbe da dire con questa carta. Cercare di normalmente le persone orfane hanno una profonda ferita, d'abbandono, ed è una ferita è una delle ferite insomma che, restano anche tra scusate, un'incarnazione e l'altra. E si tratta proprio di andare a curare quello che è il bambino interiore per riuscire a risolvere insomma questo mi verrebbe da chiamarla sindrome d'abbandono, ma non è una sindrome perché è una ferita reale che l'anima ha. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono, vediamo che messaggi ci sono, amici degli scorpioni, amici dello Scorpione. 8 di coppe. L'8 di coppe io la considero l'arcano minore, diciamo così, dell'eremita, quindi parla di quello che è il partire, il fare un viaggio per una ricerca spirituale. Può essere un viaggio di tipo fisico, infatti molte volte può parlare di uno spostamento, di un viaggio, anche di un fine settimana, però comunque c'è una sorta di allontanamento per appunto fare quello che è il lavoro di ricerca, interiore. Potrebbe anche fare riferimento al fatto che vi siate appena staccati o qualcuno si sia appena staccato da voi, da questa relazione o da questa situazione, ok? Andiamo avanti, vediamo che cosa vi dicono. Abbiamo la luna. La luna parla del mondo interiore, parla di quello che è più che l'inconscio direi subconscio, quando ci sono quelle cose che
quei sentimenti, quelle emozioni che si ricacciano in fondo perché non si vogliono ascoltare, no, la luna parla anche di quella che è la proiezione che si fa sul mondo fuori, quindi magari per qualcuno c'è una sorta di visione un po' distorta, se vogliamo, della realtà. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Ma in effetti se c'è questo tipo di ferita, di base, diciamo così, è abbastanza normale avere una visione distorta, perché ognuno di noi, reagisce agli eventi della vita in base al vissuto che ha avuto. Quindi giustamente se una persona ha paura di essere abbandonata, ehm, reagirà e si comporterà di conseguenza, in modo da non essere più abbandonata, mh. Okay, andiamo a vedere che altro. Okay, allora abbiamo un cavaliere di coppe e un 5 di coppe. Mhmm, il cavaliere di coppe fa riferimento probabilmente a una persona a cui state pensando, a una persona, magari potrebbe far riferimento alla vostra persona di interesse, al vostro compagno, insomma al vostro attuale partner. E qui sento per certi versi che è come se steste aspettando di fare un certo tipo di discorso, di parlare di un qualche tipo di tema, perché poi avendo anche il 5 di coppe, che parla di una perdita, parla di una delusione, è come se, c'è qualcuno che o si pente di essersene andato, perché qui vi ricordo che all'inizio c'era sempre questo 8 di coppe che mi parlava di qualcuno che comunque ha bisogno di prendersi un momento. Abbiamo poi anche, guardate avete la sacerdotessa e la luna, 2 carte di forte introspezione, 2 carte che mi parlano di sogni anche, sogni nel senso i sogni che si fanno ad occhi aperti, ma anche proprio dell'attività onirica, quindi di quello che si sogna. Molto probabilmente qualcuno potrebbe essere che stia ricevendo o abbia ricevuto dei segni attraverso i sogni. Però comunque la sacerdotessa ha sempre un'energia, integra, come vi posso dire. È un'energia, ripeto, di introspezione e qui comunque avendo anche il sole sento che ha molto a che vedere e anche la luna, perché anche la luna parla di tutto quello che è profondo, di tutto quello che non si vede, fa anche riferimento a qualcuno del passato, mh? O a un qualche tipo di situazione magari simile a una situazione passata che comunque si ripropone, che comunque si ripresenta. Andiamo a vedere che altro. Allora, abbiamo un 4 di pentacoli, ancora una carta per piacere, grazie. Ok, è un 6 di spade. Allora, quello che sento, da un lato con questo 4 di pentacoli c'è una sorta di attaccamento a qualche tipo di realtà o materialità, mentre il 6 di spade è un po' come se indicasse proprio questo il 6 di spade anche parla di abbandono, eh. Probabilmente, visto che iniziate la lettura con un 8 di coppe, che è una carta di ricerca interiore ed è una carta di spostamento, il 6 di spade è anch'essa una carta di spostamento, di movimento, sia a livello fisico ma anche a livello mentale o emotivo, sento che qui qualcuno dovrà prendere le distanze da un qualche tipo di materialità, da un qualche tipo di attaccamento che ha. Mh? Cioè, l'attaccamento potrebbe essere un attaccamento sì materiale, ma anche un attaccamento a livello di un qualche tipo di pensiero che si ha, un qualche tipo di credenza magari che si ha. Mh? Okay, andiamo a vedere nello specifico di che cosa parlano queste carte. Fatemi vedere l'8, grazie. 6 di spade, 6 di spade, stessa energia, okay? E 10 di spade al contrario. Sì, non si vuole cioè
il fatto di essersene andati o che qualcuno se ne sia andato non fa in automatico chiudere un ciclo, chiudere un capitolo, okay? È vero che c'è stata questo allontanamento, questa distanza, okay, però avendo il 10 di spade al contrario è come se non ci fosse questa chiusura a capitolo. Andiamo a vedere la luna per piacere, grazie. Abbiamo un 4 di coppe e un diavolo al contrario. Wow! Mh. Voglio vedere anche questo cavaliere di coppe per piacere, grazie. Il diavolo al contrario non mi piace mai. Non che sia un'energia impossibile da sostenere, però 3 di bastoni, ancora una. Allora, io credo che qui con la carta di orfani, credo che qui qualcuno sia stato abbandonato, perché anche qui abbiamo l'8 di coppe e il 6 di spade, quindi ci sono 2 carte che parlano di un'energia che si allontana. Soprattutto, questa carta, il 5, guardate che non è un caso, credo. Il 5 di, denari, che qui no, non abbiamo, il 5 di denari parla di abbandono, anche lui, parla di codipendenza e gli orfani in effetti, sono abbandonati, okay, questo tipo di persone se non ha un supporto a livello emotivo, adeguato, tendono a sviluppare in età adulta quello che poi è un atteggiamento, un diciamo sì, una personalità, chiamiamola così, codipendente, ed è un po' quello che vedo con questo diavolo al contrario. È come se ci fosse qualcuno qui che sta aspettando un qualche tipo di movimento, un qualche tipo di aiuto, perché il 4 di coppe mi dice proprio quello. Però è una situazione in realtà che è un po' bloccata, è un po'. È una Io credo che sia una paura proprio profonda di essere abbandonati. Datemi un'altra carta per il cavaliere di coppe. Abbiamo un 3 di bastoni e un 8 di pentacoli. Allora, per qualcuno potrebbe far riferimento al fatto che arriva una proposta di lavoro o magari è proprio la persona di interesse, questo cavaliere di coppe, che potrebbe offrire un lavoro, perché comunque c'è un 8 di pentacoli, c'è anche l'inizio di un progetto, okay? Andiamo a vedere il fante di co il scusate, il 5 di coppe. Abbiamo il matto e la sacerdotessa. Sì, io sento che è proprio stata una ferita interiore, è stata proprio una delusione, un pe ripeto, potrebbe essere che qualcuno qua si penta di essersi allontanato, che si penta di quello che è stato l'abbandono, che potreste essere voi ad aver abbandonato qualcuno o qualcuno che ha abbandonato voi. Adattatelo poi alla vostra realtà, okay? Però sì, per certi versi questo tipo di delusione, questo tipo di pentimento io sento che ha fatto un pochettino, vacillare la vostra fiducia probabilmente. Andiamo a vedere questa sacerdotessa che tra l'altro avete 2 volte. Okay. La giustizia al contrario e il sole un'altra volta, ce l'avevate già qui. Sì, si tratta di fare il lavoro interiore ragazzi. Si tratta di girare questa giustizia, di metterla in dritta in modo che ci sia quello che è un equilibrio. C'è bisogno di fare un lavoro per guarire il vostro bambino interiore, e fondamentalmente io so che molte persone sanno qual è la strada da percorrere. La sacerdotessa, potrebbe anche fare riferimento all'inizio di nuovi studi, magari proprio in materia esoterica, però si tratta proprio dell'approfondire un qualche tipo di questione. Quasi quasi non c'è neanche bisogno di studiare tanto, è come se perché comunque la sacerdotessa anche lei è una persona che canalizza informazioni dall'alto. Quindi potrebbe anche essere che voi a livello di intuito sappiate già
come fare. Sappiate già dov'è il disequilibrio di cui parla la giustizia al contrario, o l'ingiustizia probabilmente, ok? Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, per piacere, grazie. Abbiamo un 7 di pentacoli, un re di coppe e un 8 di bastoni. Quindi probabilmente si tratta qui, avete come dire una sorta di attaccamento, se vogliamo, a quello che potrebbe essere una questione materiale, potrebbe anche essere una casa, o più semplicemente potrebbe essere a una persona. Io sento che per qualcuno questo attaccamento fa riferimento all'affetto che provate nei confronti di questa persona. E comunque io credo che ci sia stato un qualche tipo di comunicazione a cui voi siate aggrappati, un qualche tipo di notizia, un qualche tipo magari di offerta che vi è stata fatta da parte di questo cavaliere di coppe, alla quale voi vi siete aggrappati. Mm? Andiamo a vedere 6 di spade, per piacere, grazie. Abbiamo un 5, guardate, l'ho nominato prima, il 5 di pentacoli, quello che parla di delusione, parla anche di codipendenza però. Ancora una carta per il 6 di spade, per piacere, grazie. Abbiamo il 2 di bastoni. Sì, guardate, la fine della stesa mi parla di quello che è il lasciarsi indietro, o un qualche tipo di delusione, di frustrazione, o un qualche tipo di atteggiamento potrebbe essere, proprio per guardare, per cercare di focalizzarsi verso il futuro. Alla fine io vi ricordo che qui avevate comunque il sole parla di guarire quello che è il vostro bambino interiore, appunto. Ho come l'impressione che qui bisogna ci sia la necessità, diciamo così, di lasciarsi indietro un qualche tipo di situazione, un qualche tipo di avvenimento o un qualche tipo di promessa anche potrebbe essere che è stata fatta e che poi forse non è stata mantenuta perché comunque c'è questa sorta di sensazione di abbandono con questo 6 di spade e l'8 di coppe e c'è anche la carta comunque della delusione, abbiamo anche il 5 di pentacoli. Mm, Vi sento, per certi versi, affrontare questo periodo, okay, ehm, come vi posso dire, in modo genuino. Anche se io credo che molte persone perché qui comunque c'è un 10 di spade, c'è una sorta di sofferenza, c'è il 5 di coppe che mi fa capire che si è persi qualche cosa o si ha perso magari Mhmm, la fiducia, perché comunque c'è anche il matto qui. Però comunque sento che cioè nel senso, state affrontando questo periodo appunto sto continuando a guardare questa carta, il tagliare legna, e mi parla proprio di quello che è il fare il lavoro giorno dopo giorno, cioè mettere un piede davanti all'altro, che piano piano le cose prendono forma insomma, una cosa del genere. Spero che la lettura non sia troppo astratta, scrivetemi poi nei commenti. Bene, andiamo ancora a vedere un ultimo messaggio da parte degli angeli del cuore. Una carta per piacere, grazie per gli amici dello Scorpione. Fai uno sforzo, per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. Che bella carta! Quindi tutta questa guarigione di cui parlavo prima con il sole, l'espansione, il bambino interiore, sento che comunque potrebbe aiutarvi a fare quello che è il movimento giusto. Vi ricordo che qui avete 2 6 di spade, un 8 di coppe che è sempre la carta del ricercatore, sempre la carta che parla comunque di affrontare un percorso di tipo interiore. Quindi fare questo tipo di passo, dice, per il grande amore vale la pena di compiere i passi che vengono indicati. Quindi se voi ci tenete davvero così tanto a quello che è questo amore, a quello che diciamo rappresenta per voi, io sono sicura che questo percorso, questo lavoro di evoluzione personale, evoluzione spirituale, di guarigione anche mi verrebbe da dire, vi porterà comunque a quello che è, diciamo verso il grande amore, okay,
curare comunque quello che sono le ferite interne e soprattutto anche poi imparare a perdonare, diciamo che perdonare di per sé tende a bruciare karma. Però è una cosa difficilissima da fare. Però è quella cosa che permette di andare avanti, permette di non rimanere attaccati a quelli che sono gli avvenimenti del passato. Mh? Cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Se volete supportare il canale potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere o commentare. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!